Buongiorno a tutti, oggi volevo mostrarvi come ho costruito questo trapano colonna. Più che un trapano colonna, come vedete, è un supporto per un trapano normale, in modo da utilizzare un trapano normale, diciamo manuale, in maniera analoga a un trapano colonna. Eh, Prima di iniziare con i vari, diciamo, aspetti tecnici legati alla struttura e alla realizzazione appunto di questo supporto, volevo fare una piccola premessa, ovvero precisare che questo supporto, questa struttura è stata costruita eh, cercando, diciamo, di minimizzare il costo del lavoro, del materiale e delle lavorazioni. Quindi molti aspetti tecnici non sono, diciamo, il massimo, però comunque io questo trapano l'ho costruito circa un paio di anni fa, l'ho usato abbastanza e devo dire che funziona molto bene e sono comunque soddisfatto del suo funzionamento, della precisione e per quello almeno che devo fare io dei lavori che faccio funziona molto bene. Parto mostrandovi le varie parti di questo trapano così velocemente e poi andrò a parlare di ciascuna parte in modo dettagliato, in modo da spiegarvi un po' gli aspetti e le considerazioni che ho fatto quando l'ho costruito. Allora, la parte principale, diciamo, fondamentale, è questa slitta, ok? Che ovviamente fa abbassare e poi attraverso queste molle fa ritornare nella posizione superiore il trapano. Quindi c'è questa slitta verticale che fa andare su e giù il trapano. Poi c'è, diciamo, questo piccolo piano di lavoro dove c'è fissata una piccola morsa e tra l'altro questo piano di lavoro, grazie a questa manovella con una vite, fa spostare la morsa in questa direzione. Il piano di lavoro si può anche, con una manopola che c'è qua dietro, allentandola, alzare e abbassare e poi stringendo la manopola viene fissato. Altra parte è questo piccolo, diciamo, scatola elettrica dove c'è l'interruttore di accensione e un regolatore di velocità. Partiamo dal piano di appoggio dove c'è la piccola morsa. Allora, la morsa, come vedete, è un pezzo commerciale, cioè l'ho comprata ed è agganciata con queste viti e questi, diciamo, dadi a galletto a questa piccola struttura qua. Come vi dicevo, attraverso questa manopola, no, si fa muovere questa vite, che è semplicemente una vite, direi M10, e al di sotto di questa c'è questo dado qua che è saldato a questa piastra. Quindi io, muovendo la vite, ok, trascino il dado e quindi il tavolo e la morsa avanti e indietro. Questo è utile nel caso, ad esempio, abbiamo una piastra o comunque un componente e dobbiamo fare tanti fori in serie, diciamo alla stessa quota, oppure per avere una regolazione più precisa anche della posizione iniziale del foro, magari noi posizioniamo il pezzo, vediamo che la punta non cade perfettamente dove vogliamo noi e allora con questa andiamo ad agire in modo da centrare perfettamente la punta. La morsa, come vedete, ha delle asole, per cui quando queste viti sono lente io posso anche regolarla nell'altra direzione. Questa, diciamo, slitta che fa muovere la morsa in questa direzione l'ho costruita io, quindi non è un pezzo commerciale. Come vedete,
di questo tavolo è fissato al telaio per mezzo di 4 viti, una ad ogni angolo. Perché? Perché nonostante quando si faccia la struttura si cerchi di tenere il più possibile ortogonale in tutte e due le direzioni il tavolo rispetto alla punta, è comunque molto difficile, soprattutto se si va a saldare, mantenere questa ortogonalità. E quindi, avendo 4 viti agli angoli che io posso avvitare e regolare con questi dadi, quindi scegliere individualmente ad ogni angolo l'altezza, nonostante questo piano in verde, questo telaio sia circa ortogonale alla punta, ma non sarà mai perfettamente, io in fase di assemblaggio, ok, vado a regolare, misurando ovviamente con uno squadro o altri metodi, l'ortogonalità, regolando più finemente l'inclinazione appunto del tavolo, in modo da essere sicuro che la punta sia perfettamente ortogonale. Ecco, da questa inquadratura si vede un po' meglio la struttura, diciamo, del tavolo di appoggio, questa struttura verde. Come vedete è fissata tutta a questo tubo qua, e a questo tubo sono saldate questi angolari, e in questo punto c'è questa manopola con una vita anche qui e un dado fisso che va a premere queste piastre alla struttura fissa. Quindi se io la allargo, questa diventa una slitta che posso alzare ed abbassare in modo da scegliere l'altezza del tavolo. Anche qui, andando a stringere la vite, vado a stringere queste piastre alla struttura come fosse una morsa e fisso in posizione il tavolo. Ecco, ora vediamo alla parte principale, che è appunto la slitta che permette di far andare su e giù il trapano. È semplicemente formata da questo tubo che fa da guida e un altro tubo di uguale misura affiancato e con delle piastrine sia qua che qua sopra che fanno il giro, abbracciano questo tubo e permettono di mantenerlo in linea e in modo che si muova solo in questa direzione. L'aspetto importante, se vorrete realizzarlo in questo modo, è che prima della saldatura bisogna mettere degli spessori. Io ho usato un foglio di carta, vedete, un foglio di carta, una striscia di carta tra questi due tubi, un'altra tra questa piastrina e il tubo dietro e così via, in modo che dopo, togliendola, dopo la saldatura, rimanga un po' di gioco. Se non fate in questo modo, ma affiancate semplicemente i tubi, le piastrine, li tenete fissati con dei morsetti e poi saldate, rischiate, anzi è molto probabile, che dopo terminata la saldatura il materiale, come sappiamo, si vada a contrarre e va ad abbracciare in modo molto forte, quindi stringe la guida e quindi non riuscite più a spostarlo. Invece mettendoci dei piccoli spessori, anche solo un foglio di carta, si parla quindi di qualche decimo, questo lascia il gioco necessario per poter poi consentire alla slitta di muoversi. Altro aspetto fondamentale è, prima di saldare, andare, mettiamo che sia in questa posizione, no? Io avrò stretto queste piastrine con dei morsetti per tenerle in posizione. Una volta che è tutto in posizione vado a iniziare a saldare. Prima però di iniziare a saldare vado a coprire questa guida con un nastro carta. Perché faccio questo? Perché durante la saldatura diciamo, vengono sempre lanciati delle piccole impurità, dei piccoli pezzi anche di metallo molto piccoli, quelle classiche palline che si attaccano poi al metallo perché sono incandescenti, quindi si saldano. Noi dobbiamo evitare questa cosa, perché se non copriamo il pezzo e ci si attaccano questi rimasugli di metallo
alla guida, poi fanno da ostacolo e bloccano appunto il movimento della slitta. Quindi molto importante coprire le zone dove poi la guida andrà a scorrere prima di saldare. Come vedete qua uno poteva anche solo finire così, nel senso muovere la guida nel trapano facendo pressione sul trapano. Io ho aggiunto anche questo, diciamo, sistema in modo più simile ai trapani a colonna, diciamo, che si comprano, in modo da poter anche fare più forza, perché comunque questa è una leva con fulcro qua e quindi io riesco a fare anche molta più forza e rendere, diciamo, la discesa e il movimento più simile a un trapano a colonna industriale o comunque di quelli commerciali. Ci sono poi queste molle, una qua e una dall'altra parte, attaccate a questi piccoli angolari che riportano in posizione la slitta. Il trapano, come si vede, è fissato alla slitta attraverso solamente questo collare, di cui la parte posteriore è saldata alla slitta, mentre la parte anteriore si può svitare e il trapano viene fissato appunto al collare, ma sono fatti così anche quei piccoli supporti per trapano che si trovano anche su Amazon o su eBay, che tipicamente sono supporti da banco e hanno tutti questo sistema, cioè un collare anche con magari una parte interna in gomma che prendono appunto il collo del trapano e lo tengono fissato. Un altro aspetto tecnico abbastanza importante è questa vite e quest'altra dall'altra parte, fissate appunto al telaio della slitta. Cosa servono? Servono a diciamo regolare l'inclinazione del trapano in questa posizione, cioè io andando a stringere questa e allentare l'altra vado a inclinare il trapano in questo modo. Questo serve nella prima fase di assemblaggio anche qui per trovare appunto un'ortogonalità perfetta tra la punta e il tavolo. Questo contenitore giallo che vedete è solamente un contenitore dove al suo interno c'è un bicchiere di vetro con riempito d'olio e che uso appunto per lubrificare con questo pennello la punta prima della lavorazione. La parte elettrica, come vedete, è molto semplice, è formata solo da un interruttore per accendere o spegnere il motore del trapano e questa piccola manopola dove dall'altra parte c'è una piccola schedina elettronica che si acquista, anche questa molto facilmente, si trova su Amazon o su tutti quei siti cinesi ed è un regolatore di velocità per questi motori. Magari vi metto anche una foto sullo schermo. Il collegamento è molto semplice, appunto arriva un cavo che è connesso alla 220, alla rete. Questo cavo passa per l'interruttore appunto, poi c'è il regolatore di velocità e dopo c'è un altro cavo che è collegato al trapano. Il trapano ha il suo interruttore, ma quasi tutti hanno questo, un blocco in modo che l'interruttore venga sempre premuto, infatti è lasciato così, qui lui è sempre acceso e si accende di qua. Adesso vi posso anche far sentire la regolazione della velocità. Vado a riattaccare la molla in modo che riesca a far tornare su in tutto, che si veda anche la punta appunto. Quindi adesso io accendo. Come avete sentito
si sentiva bene la regolazione della velocità. Ovviamente la cosa migliore sarebbe avere una regolazione della velocità di tipo meccanico, quindi attraverso delle pulegge, delle cinghie, però diciamo non avevo un motore separato, bisogna, insomma, avrebbe complicato molto la costruzione ovviamente, e in più sarebbe costato molto di più. Invece io volevo una cosa abbastanza precisa, però a prezzo basso. Per concludere vi mostro anche la parte inferiore del supporto e come vedete ho pensato in questo modo anche perché avevo a disposizione questo materiale, sono quasi tutti tubolari di recupero, quindi insomma è stata fatta così. Anche qua la cosa migliore sarebbe appesantire molto la base, quindi magari fare con delle lamiere dei serbatoi da riempire anche di cemento in modo che sia più stabile il tutto. Io non l'ho fatto perché nel mio, diciamo, laboratorio ho la necessità di spostarlo ogni tanto e quindi mi sarebbe risultato abbastanza scomodo se fosse stato molto pesante. Sempre legato alla struttura e alla base, vi faccio notare quest'ultima cosa, ovvero la struttura, diciamo il palo principale che va per tutta l'altezza, come vedete, come forse si vede dal video, non so se si nota, comunque non è perfettamente verticale, ma è inclinato in avanti, cioè in questa direzione qua, cioè è messo, diciamo, messo così. Perché questo? Allora, intanto avendo fatto la base in questo modo, non può essere perfettamente verticale perché nonostante il peso sia comunque tutto nella parte destra di questo video, rischierebbe comunque di ribaltarsi all'indietro. Non ho potuto farci un altro piede nella parte posteriore perché ho poco spazio e tipicamente lo tengo appunto attaccato alle pareti del mio laboratorio, quindi non in questa posizione, ma pensate, l'ho ruotato di 90 gradi e attaccato alla parete che vedete dietro. Inclinato in avanti comunque non è un problema perché basta che il banco, il piccolo tavolo dove c'è la morsa e la punta e la slitta siano comunque riferiti, il loro allineamento sia riferiti a questo palo, quindi anche il banco non sarà perfettamente orizzontale ma sarà leggermente inclinato in questa posizione perché deve formare 90 gradi con, diciamo, il tubolare principale, così come anche la slitta, eccetera. Quindi non è assolutamente un problema se è inclinato in avanti, basta che poi tutto il resto sia in asse con quel riferimento.